Ciao a tutti! Allora, terzo video si parla di scuola media inferiore, cioè gli altri 3 anni dopo le elementari di scuola obbligatoria. Qui si riparte praticamente dall'inizio con gli studi e si approfondiscono gli argomenti in maniera più dettagliata. Credo che alle medie ci sia la seconda lingua obbligatoria adesso. Prima era facoltativa, tanti anni fa, infatti, oppure si poteva anche non fare inglese ma scegliere un'altra lingua. Infatti io non avevo fatto inglese, ma avevo fatto francese perché mia mamma lo sapeva meglio e poteva aiutarmi. Quindi ho fatto 2 anni di inglese alle elementari, perché appunto c'era solo gli ultimi 2 anni, e poi 3 anni di francese alle medie. Diciamo che le medie sono un po' un passaggio tra elementari e superiori, che è quello che sono veramente, ma è così. Provano a formarti un po' di più come persona e in vista appunto dell'impegno che richiedono gli anni delle superiori, che sono un grosso cambiamento. Quando un ragazzo va alle superiori è grande, cioè sei adulto ormai quando vai alle superiori. Una cosa che non ho detto nel video iniziale, che unisce sia le elementari che le medie che le superiori, è che verso fine anno, comunque in primavera, si va in gita. In alcuni casi nelle superiori si va anche a inizio anno, soprattutto il primo anno, in modo da creare dei legami tra i ragazzi che si conoscono, perché dovranno appunto, in teoria, stare insieme 5 anni. Dico in teoria perché tanti ragazzi dopo un po' magari cambiano scuola perché non si trovano in quella scuola o per gli insegnanti o per altri motivi, perché magari capiscono che non è la scuola per loro. Comunque sia, appunto, si va in gita, solitamente alle elementari un giorno solo, col permesso dei genitori ovviamente, e il pranzo al sacco, perché è famoso in Italia il pranzo al sacco, cioè quando ci si porta un panino in un sacchetto da casa, insieme alla bottiglietta d'acqua. Questo è il pranzo al sacco in generale, poi vabbè, si porta anche altro. Ed è famoso anche vestirsi a cipolla, quindi vestirsi a strati. Sono le cose che sono scritte da anni, penso, in tutti i fogli di ammissione o comunque di iscrizione alla gita scolastica. Alle elementari a volte si chiede anche ai genitori se vogliono accompagnare i ragazzi in gita. Per esempio, mia mamma era venuta in gita con noi ad uno zoo e c'era lei e un'altra mamma, mi sembra, insieme agli insegnanti, ovviamente. È un aiuto in più per guardare i ragazzi. Alle medie, invece, c'è una gita che può durare anche 3 giorni. Non so se ora si arrivi anche a una settimana. Quando andavo io era la gita dei 3 giorni, ed era quella che dicevi, wow, adesso sono grande, posso andare in gita e stare via da solo per un po'. E era divertente perché erano i primi momenti in cui si stava da soli, si faceva i grandi. Comunque sia, la scuola media può offrire anche un percorso di studi musicale e, in cui appunto si studia molto musica e si suonano gli strumenti. Scusate, non riesco a parlare, però devo fare sto video adesso perché non ho altro tempo. E vabbè. Dopo i 3 anni quindi c'è l'esame di Stato e anche qui ci sono delle verifiche scritte, solitamente italiano, matematica e una verifica comprensiva delle altre materie più una della lingua straniera, solitamente una delle due che si fanno e l'altra viene messa nel test insieme alle varie domande delle altre materie.
Sono sempre i propri insegnanti che ci valutano, i nostri insegnanti che ci valutano, e anche qui si può portare una tesina su diverse materie che si possono collegare tra di loro. Non mi ricordo cosa avessi portato, probabilmente la fotosintesi di scienze, la foresta nera, la selva nera di geografia in Germania, anche qui una guerra mondiale in storia e in francese non mi ricordo più, forse un testo a memoria del nostro libro, ma non mi ricordo. Una memoria molto forte la mia. Ho tentato di cancellare il più possibile delle medie, questo ve lo dico, per vari problemi, ma lasciamo perdere, non è il caso. Sì, una cosa che voglio sottolineare, alle elementari si studia musica, adesso non so, ma forse si studia già suonando anche il flauto. So che si studia comunque un po' di storia della musica, si canta e probabilmente si impara a scrivere le note. Noi non la facevamo molto, abbiamo iniziato a farla un po' meglio alle medie, in cui appunto suonavamo anche il flauto e scrivevamo sul pentagramma le note che dovevamo imparare per i vari tipi di musica che dovevamo suonare. E finita la terza media, passato l'esame di Stato, si va al liceo o comunque alla scuola superiore. Prima di passare a quello, voglio parlarvi del sistema di voti. Quindi, sia alle elementari che alle medie che alle superiori, i voti vanno da 0 a 10. In passato mi sembra che soprattutto alle elementari, ma anche alle medie, i voti venissero scritti a parole. Insufficiente, quasi sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. Questa era la scala dal peggiore al migliore voto. Anche uscendo dalle elementari o dalle medie veniva scritto uno di questi voti sulla pagella, quindi ottimo, distinto, buono, sufficiente. Erano questi i voti che si prendevano nelle verifiche, sia scritte che orali. Ora credo che si usi la stessa scala del liceo, quindi da 0 a 10. 0 è insufficiente, 10 ottimo praticamente, il miglior voto. Tante scuole, soprattutto alle superiori, ma credo che in alcuni casi anche alle medie ora, non lo so, ipotizzo, molti voti partano dall'1 e arrivino al 9 o facciano dal 2 all'8. Questo per evitare di dover dare 0 allo studente che non scrive niente e non fa niente e dargli modo di provare a recuperare, scusate, provare a recuperare durante l'anno almeno una parte del voto, arrivare almeno a 6. Sono scelte degli insegnanti, ovviamente chi fa tutto giusto prende solo 8 e non 10 e un po' gli dà fastidio, ma se è una scelta che viene fatta per tutti direi che ci può stare alla fine. Alcuni insegnanti tendono solo invece ad allargare il metro di misura, quindi invece di dare 0 danno 2 e invece di dare 8 magari danno 10. Rimangono un po' più buoni quando danno i voti. Poi adesso appunto dipende dall'insegnante e da quello che viene deciso dal consiglio degli insegnanti dopo ogni assemblea, dopo ogni riunione, in ogni scuola. E niente, chiudiamo qui, liceo.